Benvenuti a Editorials, il podcast di Gascon dedicato alle storie di chi costruisce bellezza giorno dopo giorno. Architetti di un'anima che dà significato, visionari nell'approccio, imprenditori capaci di trasformare lo spazio in esperienza. Oggi iniziamo il nostro viaggio con una figura chiave dell'hotellerie di alta gamma, il dottor Simone Filippelli, amministratore delegato del gruppo WTB Hotels. Un gruppo solido, dinamico, che ha saputo coniugare vocazione turistica e cultura del progetto. Insieme a lui parleremo di accoglienza contemporanea, evoluzione dei modelli gestionali, tendenze e visione di impresa nel settore alberghiero. Capiremo come si innova senza perdere autenticità, cosa significa guidare una catena alberghiera oggi e perché la qualità è sempre, ancora, una scelta. Io sono Gabriele Gascon e questa è la nostra prima storia. Dottor Filippelli, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto a questo nostro Editorials, uno dei primi della nostra serie. Oggi ci troviamo a Villa Cora, un luogo veramente di profonda preziosità, di storia, di eccellenza che lei rappresenta come amministratore delegato. È bellissimo essere qui con lei perché abbiamo fatto una promenade, abbiamo passeggiato, mi ha raccontato dei segreti, degli aneddoti del passato. Mi ha raccontato qualcosa che è veramente profondo e prezioso per quello che è il vostro spirito, la vostra anima, la passione che fondamentalmente tutti i giorni date ai clienti, date ai vostri ospiti. Ecco che il desiderio mio è quello di sapere un po' la sua storia, da dove è arrivato e come è arrivato qui a WTB Hotels in questa bellissima corte. Certo, allora io arrivo da un settore completamente diverso, che è quello dell'abbigliamento, perché la famiglia nasce nell'abbigliamento casual. Dal 2013 sono in questo mondo dell'ospitalità. Mondo dell'ospitalità che ovviamente ho trovato completamente diverso. Ho fatto un'esperienza di 5 anni a Roma, direttamente su un hotel, a dirigere un hotel, e dopodiché più o meno poco prima del Covid sono rientrato alla base, e ho fatto qualche esperienza qui in Villa Cora e poi ho fatto il percorso fino ad arrivare ad essere l'amministratore del gruppo. Quindi un percorso che è iniziato step by step, come dire, passo dopo passo. Cambiando completamente settore, sì, io ero nel gruppo da tanto tempo, Sì. sono uno storico del gruppo, Storico del gruppo. ahimè, però ho cambiato settore ed è stato anche giusto e corretto, credo, conoscere il nuovo mondo dal profondo. Dal profondo. Come fa a vivere questo concetto di esperienza profonda all'interno dell'hotel? Noi puntiamo molto su quello che c'è alla base di tutti gli hotel, in particolare gli hotel di lusso. Cioè c'è comunque, al di là di una location fantastica, che quella ci viene, diciamo così, gratis, ma la dobbiamo raccontare bene e dobbiamo trasmettere la passione che c'è nel fare questo lavoro e dobbiamo dare all'ospite tutto ciò di cui l'ospite può aver bisogno. L'ospite non deve chiedere, ma deve aspettarsi che noi già lo anticipiamo in ogni sua eventuale esigenza. Anticipare richiede mettersi in ascolto, di esigenze, mettersi in ascolto anche di quello che può venire fuori dalla struttura e dentro la struttura, e proprio per questo le chiedo, parlando attualmente di indoor, quale potrebbe essere, per voi quel concetto che riguarda l'architettura, l'interior design e il posizionamento per la vostra struttura, con un concetto di ascolto, di evoluzione del prodotto e far sì che l'architettura possa veramente raccontare qualcosa. Ecco, come mettersi in ascolto anche con il prodotto architettura, diciamo così. Sì, l'interior design comunque deve trasmettere qualcosa, deve avere un'anima, che è un po' quello che come ho detto prima, deve esserci per noi nella nostra lettura. Quindi tutto ciò che è progettazione, architettura e interior design deve comunque raccontare una storia, comunque trasmettere un'emozione. Non può essere un format, non può essere un qualcosa di poco personale. Ora non diciamo di impersonale, perché
l'evoluzione porta a fare cose esteticamente sicuramente interessanti, però deve esserci quel quid in più che è un qualcosa che fa capo alla visione, passione, emozione. Che bello, bellissimo questa cosa qua. Ecco che proprio per emozionare penso che sia importante un po' essere una squadra. Ecco, ad esempio noi in Gascon, amiamo progettare spazi, luoghi, quinte teatrali per l'hospitality. Lei in questo concetto, di squadra come vede un partner esterno all'interno, di questo concetto della progettazione? E queste cose si fanno insieme, altrimenti il partner esterno, che per definizione è esterno, rimane esterno, non deve rimanere esterno, ma deve compenetrare ciò che è il pensiero, l'esigenza e la visione della struttura che si sta progettando, che chiaramente fa capo a un gruppo, nel nostro caso a una famiglia. Noi siamo una catena di medie dimensioni, siamo un gruppo internazionale, ma nei plus che ci sono, c'è soprattutto quello che sto ripetendo, Sì. anima e passione. Ecco che, mi collego proprio su questo tema, perché molte volte, c'è il tema della comunicazione tra, amministratori delegati, general manager, owners, quindi proprietà e, architetti e poi specialisti e via dicendo, ecco. Secondo lei, quali sarebbero i punti, o gli errori che magari si commettono a volte, dato che comunque ormai da così tanti anni in questo settore, o che magari da un passato, o da altri settori si apprendono per farne sempre meno, ecco, perché poi capita sempre di fare un errore o di trovare un nuovo ostacolo da superare, ecco. Fare errori fa parte dell'attività umana, per cui tutti sbagliamo. In passato anche nelle progettazioni degli errori sono stati fatti, l'importante è riconoscerli e negli ultimi approcci che abbiamo avuto, sicuramente è fondamentale fare dei tavoli, a volte mirati, ma a volte anche allargati, dove ci sono gli attori al tavolo, la proprietà, Certo. chi progetta, chi deve manutenere, chi deve gestire, chi deve comunque poi partecipare a tutto il processo, che non finisce in una progettazione che, per quanto possa essere perfetta, ma se non tiene conto e non dialoga di tutto ciò di tutte quelle che sono le esigenze Sì, di tutta la filiera, sì. che squadra si deve essere in fondo, non solo all'inizio, Sì. qualche poi piccolo difetto emergerebbe. Certo, 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 chiarissimo, chiarissimo. Quindi l'unità sicuramente una parola chiave all'interno di questo, anche perché poi immagino che magari l'owner ha una visione di sogno, come dire quel pensiero che magari nessuno immagina, ecco, dove lanciare il cuore al di là dell'ostacolo, diciamo così. Immagino che lei è attento al ROI e di conseguenza anche al ROE, quindi questo qua è un po' importante. Poi il general manager è attento e accorto per far sì che, soprattutto in un settore di alta gamma, gli ospiti abbiano tutti i servizi a tempo quasi istantaneo, al fine di poter essere sempre pronti e reattivi, ecco. Quindi immagino che il dialogo sia e la comunicazione sia veramente un tema veramente importante, chiarificatore. Deve essere così, perché in assenza di comunicazione qualcosa che non funziona poi purtroppo Eh. ne viene di Di conseguenza. conseguenza, Quindi la condivisione e il portare sul tavolo e nelle discussioni, negli incontri, le varie esigenze è fondamentale. ecco, faccio una domanda tecnica, un po' più tecnica, ecco, quindi, quanto magari il design, l'interior design, l'architettura, la scelta dei materiali, ecco, l'accuratezza, vedo qui c'è una profonda ricerca, ecco, del dettaglio. Voi nelle vostre strutture avete visto quanto la bellezza del design incide anche sul ROI, sul ritorno economico dell'investimento? Perché mi raccontava che, ma la lascio raccontare a lei, quelli quanti dettagli, ecco, ispirati anche al tema dell'orologeria, questa passione, ecco, così della proprietà che, continua imperterrita di generazione in generazione, diciamo così, ecco. Eh. Quindi sì, quanto potrebbe veramente incidere questa No, cosa? no, può incidere effettivamente tanto, indubbiamente, al di là di questa che è una residenza storica e che ha già
già permeata di tante cose, dalla storia ai dettagli e alle cose che la riempiono. L'altro nostro progetto, per esempio, che è l'orologio, Sì. abbiamo tre hotel con questo brand e sono invece completamente caratterizzati da un qualcosa di tecnico, di storico Sì, e di passione, certo. che sono appunto gli orologi dei marchi più importanti e i dettagli nell'interior design la fanno proprio da protagonista, per cui quei dettagli lì donano all'hotel e alle camere, agli spazi comuni, un'anima che altri hotel non hanno. Ecco che, andiamo verso la fine e, c'è un termine di cui lei ha parlato che è una profonda personalità. Mi sembra di emergere questo qua come riassunto, ecco. Cosa voi, pensate, come innovazione di questa personalità, ecco, che voi trasmettete così forte, così legata al mondo dell'orologeria, della storia, della cultura, ecco, perché comunque non dimentichiamo quanto sia importante la cultura, in questi luoghi da tramandare, da trasmettere, ecco. Quindi cosa vede in questo concetto di personalità o nuove tendenze, ecco, all'interno del vostro gruppo che si potrebbero mettere in atto o che magari possiamo lasciare così come spunto di riflessione, ai nostri ascoltatori? Io ribadisco sempre lo stesso concetto, qualsiasi evoluzione che ci deve essere deve tener sempre in considerazione, ehm, intanto quello di offrire un contenitore che abbia un'anima e che non sia solo un contenitore. E poi probabilmente continuare molto di più a sviluppare delle esperienze che non si limitano soltanto all'hotel, ma che riescono a soddisfare anche la voglia di experience, di vivere qualcosa di reale Sì. e l'ospite ha e che probabilmente avrà sempre più in futuro. Probabilmente sul cliente bisognerà continuare a lavorare, nel senso di essere attenti a tutto ciò che l'ospite potrà, non dico tanto richiedere, ma potrà apprezzare, sempre di più. Perché? Perché dobbiamo in tutti i settori rinnovarsi, quindi mai stare fermi e dalla tecnologia alla parte emozionale, che poi è la parte fondamentale Certo. del nostro settore, stare molto attenti a come possiamo offrire ancora di più. Mi piace chiudere, con una domanda che facciamo sempre a tutti gli ospiti di Editorials. Ispirazione, quindi anima. L'anima sappiamo che per essere ascoltata ha bisogno di silenzio, ha bisogno di un momento di quasi serenità, magari non è detto, ecco, però ha bisogno, di essere ascoltata perché l'anima, ha una voce molto lieve, non urla a volte, quindi ed è proprio da lì che arrivano le ispirazioni profonde, ecco, come parlava prima, che non si cercano all'esterno, ma si cercano all'interno. Ehm, il mio pensiero è quello di dire come l'anima potrebbe veramente incidere sulla sua visione manageriale e, del gruppo che lei rappresenta, ecco. Se mi lancia l'ultimo spunto. Ma, del nostro gruppo, se si vuole, è abbastanza semplice aderire e portare avanti questo concetto, perché, la proprietà, ha sempre fatto qualcosa, che avesse un'anima, che probabilmente nasce da una passione, da un'emozione, ma che comunque deve avere un'anima. Per cui, mhmm proseguire su questa strada per il nostro gruppo e d'altra parte per chi ci lavora in maniera, felice nel gruppo, ha anche il dovere, voglio dire, di assecondare questa cosa che peraltro di per sé, per definizione è bella. È molto meglio lavorare in un progetto dove c'è un'anima che in un progetto che magari di anima ne ha meno Ne ha meno. bisogno. Certo, certo, che bello. Dottor Filippelli, è stato veramente bello stare con lei, è stato un momento profondo, ricco, è stato veramente un accompagnatore all'interno di queste mura storiche che parlano di un'anima, quindi non sono solamente mura, ma sono un racconto che racconteremo e che confidiamo che possa essere e avere sempre più successo. Grazie mille.
Grazie a lei. Grazie per aver ascoltato questo primo episodio di Gascon Editorials, il podcast di Gabriele Gascon. Desideriamo conoscervi, incontrarvi, fare qualcosa di bello insieme a voi, portare la bellezza nel mondo dell'hospitality. Lo faremo in punta di piedi e con un servizio a 5 stelle. Appuntamento alla prossima storia.